È tornata una delle palle più iconiche di Starbuy, che la definisce però una racchetta da livello intermedio, mentre prima la racchetta che firmava Franco Stupasciuk, adesso dice che è una racchetta da livello intermedio. E io dico che secondo me è perfetta per un livello intermedio. Ciao a tutti da Emiliano Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo a Marsalam al Fantasia Resort, ultimo giorno di vacanza dove siamo divertiti un mondo, 46 persone, ho sempre detto 46 o 47? 47 persone, siamo divertiti tantissimo padel, tantissime escursioni World Padel Travel. Seguite Laura su Instagram perché poi faremo altri viaggi e tanta gente ci ha chiesto la prossima volta voglio venire anch'io. Venite perché vi divertite. Assolutamente. Questa volta gruppo super, mamma mia, tutti giovani, livello di padel comunque discretamente buono, a parte qualcuno purtroppo alle cap, ma ci vogliamo bene. Che dire? Cosa recensiamo? Cosa recensiamo oggi? Giusto? La Starbuy Raptor, appunto. Starbuy Raptor, quella con gomma Eva Soft 30, perché anche per la Raptor c'è la Starbuy Raptor Pro Touch con la nuova gomma. Alvin, cosa devono fare i nostri telespettatori? Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite al vostro amico di iscriversi al canale e quinta e ultima cosa, rispondete alla domanda di Emi. Avete in mente di comprare la nuova Raptor? Scrivetelo nei commenti. Parliamo subito del prezzo, 265 euro, che sono 240 euro a livello di street price, col codice sconto CARCHIA10 sul sito Padel Market, che è stato completamente rinnovato. Il codice sconto si può sempre mettere, mettete nel carrello, arriverà una mail in fondo dove avete tutti i dati, c'è il codice sconto CARCHIA10 su alcune racchette, anche CARCHIA15, utilizzatelo e fatelo vostro per comprare tutte le cose su Padel Market. 240 euro com'è? Allora, Emi, racchetta iconica, esatto, se hai nostalgia della Raptor, allora potresti comprarla. Però quella era più da livello alto, quella del passato, sì. Questa è per un pubblico, diciamo, intermedio, anche tendente al basso, secondo me. Pure secondo me. Cioè questa qua a livello alto un po' fatica. Esatto, assolutamente. Però livello intermedio 240 euro, racchetta iconica, un prezzo che ci sta. Manca purtroppo il dinosauro, che era il simbolo della Raptor, purtroppo manca e questo un pochino dispiace. Livello, abbiamo detto, intermedio, giocatore di destra e di sinistra, e con queste caratteristiche anche secondo me a livello femminile può essere utilizzata perfettamente. La nostra poi lo dirai, comunque un peso umano, un bilanciamento umano, quindi può essere assolutamente usata anche da un pubblico femminile, anche se secondo me è più una racchetta da pubblico maschile. Sì, assolutamente. Adesso parliamo delle caratteristiche tecniche. Forma rotonda, piatti in carbonio 12K, gomma Eva Soft 30 Full Plane Effect, la classica rugosità di Starbuy per effetti super. Star Balance, anche qui altra cosa iconica di Starbuy, carbonio 12K, tatto intermedio blando. Il suono a me non piace. Neanche a me. Si sente già dal tatto? Non spacco pure il microfono. Si sente un po' sordo. Sì. Cioè fa un po' tamburello, non so come dirlo. Bravo, tamburello. Un suono che a me non ha fatto impazzire. Quindi forma rotonda, manico purtroppo. Ma manico con no inside, quindi vibrazioni zero. Manico che però è la misura standard, è piccolino, serve almeno un overgrip e il laccetto. Ecco. Perché non ha messo la polsiera pure qui Starbuy? Perché? Cioè questo qua è davvero scomodo e penso che sia più scomodo di quello delle Adidas questo, Sì. perché non è così lungo, si srotola molto facilmente, troppo facilmente, quindi davvero per manico e cordino non ci siamo, peccato. Alvin, peso e bilanciamento? Io ti dico che secondo me il range è 350-385. Ho indovinato? Bravo. Hai visto? Sono stato bravo. Bravo. Strano, è cambiato Salvatore. Quest'anno ha cambiato, sì. No, non è vero. Quindi il range 350-385 sempre esageratamente ampio. Però con la nostra finalmente, come la Drax, appunto, è arrivata abbastanza leggera. Drax Pro Touch. È arrivata a 360 grammi. Con bilanciamento a 26,0 centimetri. Quanto è maneggevole? Tanto maneggevole, quindi per questo è veramente perfetta per un livello intermedio. Abbiamo detto tutto, vediamo di come si comporta da fondo campo. Vai. Punto dolce. Ampio. Rotonda, punto dolce. Questa è veramente la cosa classica che si diceva quando abbiamo iniziato a giocare a padel, anche tu prima di me, che si diceva la racchetta rotonda è quella per i principianti, lacrima intermedia, diamante avanzati. Non è più così, però questa qua è la classica rotonda con un ampio punto dolce. Come detto, non mi piace tanto il suono. La palla
affonda nel piatto ma non ha uscita di palla. Cioè ha non un scappa. super controllo, la racchetta che ha un controllo estremo, però da fondo campo per andare dall'altra parte serve comunque braccio, perché Sì. di là da sola non ci va, quindi un po' di velocità serve, però cioè, veramente si ha un controllo massimo. Per i pallonetti perché non uscendo bene la palla serve comunque una buona spinta del braccio. E la racchetta si muove estremamente agile e, ripeto, per un livello intermedio, è una racchetta che a ritmi blandi, a ritmi Bravo. medi è fenomenale. Quando si alza richiede veramente un livello, cioè a livelli alti serve proprio, cioè a ritmi altissimi serve altissimo livello, perché è una racchetta che non viaggia tanto la pallina, e quindi per far punto serve comunque uno che sappia farlo per bene, che sappia anche generare potenza, una racchetta che non è assolutamente potente. Esatto. Adesso Alvin la provo da fondo campo e tu mi metti anche un pochino alla prova. Super punto dolce, controllo estremo, però potenza secondo me non ci siamo, la palla non viaggia tanto e questo suono che fa deve piacere, un po' sordo. Guardate qui come la palla passa. Vai Alvin, mettici un po' di impegno. Racchetta perfetta, appunto come diciamo, per un livello intermedio che si muove super bene. Qui non posso sbatterla addosso al vetro, quindi per i pallonetti un pochino si fatica, cioè serve comunque braccio, pure per farla andare forte serve velocità di braccio, perché non ha una grande uscita di palla. Poi da qua, poi questo qua preso male, il pallonetto è uscito non tanto bene, però qui non presa bene, la palla è andata comunque di là perché il punto dolce è veramente generoso. Alvin, vai, alza un po' il ritmo. Sono lento. No! Ma dall'inizio come avevo difeso. Vai, ultima. Beh, secondo me per un livello intermedio è una gran pala, No, ultima, questa è presa malissimo per pigrizia, vai ancora. Buona. Mi ha messo alle corde. Comunque, super controllo, ottimo punto dolce, non tanto uscita di palla. Da intermedio, principalmente di destra. Alvin, vai, a rete, cosa mi dici? Devo dire che purtroppo a me non mi ha entusiasmato a rete. L'unica, anzi due note positive sono gli effetti e la facilità di utilizzo. Comunque anche quando sei in ritardo, magari ti allunghi, non la impatti benissimo, comunque la palla va di là. Quando invece sei sulla pallina messo bene, la palla si lavora molto bene. L'unica cosa che ho notato è che, come dicevi tu prima, quando il ritmo sale e tu magari stai giocando la volée, poi dopo vuoi cambiare il gioco sull'altro, magari in diagonale per fare magari il vincente, vuoi giocare la palla profonda, ti rimane corta. Cioè questa racchetta ti rimane corta, cioè devi essere proprio o super convinto di dare profondità alla palla, perché comunque la difficoltà principale secondo me è il tirare la palla bella incisiva, bella potente, e quindi ti rimane un po'. Quindi però se cerchi controllo esatto, se cerchi anche a rete, cioè comunque un gioco comunque a livello intermedio, non è che uno sì, no, ma a ritmo blando comunque la lavori bene, la senti bene la pallina, non rischi mai di tirare al vetro perché comunque non scappa mai. Però purtroppo a me Amy, col gioco che ho io, che comunque io tendo a fare, non dico il vincente, ma comunque di essere molto aggressivo a rete, purtroppo questa non è. Abbiamo visto nella sfida che abbiamo fatto, abbiamo girato. Disastro. Qui non mi ricordo perché ho tutte e quattro. No, 2-0. Ma no, ma non fa spoilerare, donna. Alvin è pure. Lui è quel classico tipo. Quando vede una serie che magari esce quello che è morto. E lui oppure quando esci dal cinema, esce dal cinema al turno prima e dice guardate che alla fine muoiono tutti. Cioè, nel senso, lui è così, ti spoilerà il finale quando tu entri al cinema. È così. Magari non è vero, non me lo ricordo. Non si ricorda il film che ha visto al cinema. Quindi devo dire che nel blocco invece la palla non scappa e addirittura nel blocco magari vi rimane corto, che può facilitare il punto,
e la Deada si sente bene, non scappa mai e si lavora benissimo. Quindi punto forte, maneggevolezza, Deada, punto dolce. Adesso la prova da Arete, ecco io che lo metto anche alla prova. Eccoci con la Raptor, una delle pale iconiche di Starby. Allora, adesso ho già aumentato il ritmo, però c'è da dire che questa racchetta non mi ha entusiasmato e che ha di pro i grandissimi e ottimi effetti. Qua ho portato i miei amici che sono dietro, che stanno guardando e ammirando come si fanno le volée. Però c'è da dire che qua non si riesce a dare troppo peso alla pallina, quindi va benissimo per un pubblico intermedio, quindi non la consiglio per un pubblico che vuole, o anzi non che vuole, che è già a un livello avanzato, che già fa tornei di un certo livello. Questa palla purtroppo manca di tanta potenza che non ce n'è. Però diciamo che a bassi regimi, con le palle lavorate, eccola, a bassi regimi, sbaglio, dicevo, a bassi regimi riusciamo a gestirla bene perché comunque il punto dolce non è male. Aumenta il ritmo, vediamo come si comporta. Allora, non si muove male, però purtroppo non riesco mai a essere troppo offensivo sulla volée. Nonostante io magari sia sopra la rete e voglia magari chiudere il punto con una volée incisiva, purtroppo l'unica arma che si ha è tagliarla tanto. Due bloqueo. Punto dolce ampio. Questo sound un po' strano. Ho presa. Questo sound un po' strano alla lunga potrebbe dare fastidio. Vai, la Deada, l'ultima. E gli effetti Starby. Classico. Super. Mi avete visto a rete, adesso Amy è il tuo turno. Forse nelle Vibora è il colpo che esce meglio per effetti e rapidità, dove non è che serve comunque sempre tirare al 100%. Per 3 un po' meno smash piatto va poco, anche perché la palla un po' rimane molto corta, non mi è piaciuta tanto. È una racchetta appunto. Il kick lo prende bene. Il kick lo prende bene, il kick alla grada pure, quindi è una racchetta a livello intermedio. Sì. Cioè, intermedio non è un giocatore, di solito non so giocatori che fanno per 3 ripetizioni o smashano palle che tornano sempre alla prima metà campo, però è una racchetta comunque da livello intermedio. Sì. Cioè, dove comunque pure dall'alto è difficile sbagliare perché il punto dolce è molto grande. Nella sfida abbiamo sbagliato tanto anche perché qui c'è un vento incredibile, erano le 7 di mattina, comunque una settimana bella ma un po' stancante, tanto padel, siamo un po' stanchi, ma non ci lamentiamo, faremo anche un'altra settimana molto volentieri. E adesso la provo dall'alto mettendo Alvin nell'angolo come al solito. E poi ci sarà la sfida. Tor dall'alto, non potente, Poi dall'alto questo rumore a me proprio non piace. Di solito il rumore delle Starby lo adoro, questo è veramente un pochino sordo. Niente, non va. Vai Alvin. Veramente far viaggiare tanto il braccio per trovare un po' di potenza. Ecco. Oh, sono riuscito a fare un per 3. Finalmente, forse quello l'abbiamo definito meno potente di tutti. Però per tirare forte serve tanta forza, un pochino, secondo me sul braccio si sente. Vai Alvin, le ultime. Quando si tratta però di palle lavorate è davvero un'ottima pala. E lì finisco col tunnel. Per me questa racchetta è perfetta a destra a livello intermedio.
4-3. Droga prowadzi tam, gdzie są słupy. Widzisz to? Mogę jechać wzdłuż słupów elektrycznych. Wzdłuż słupów i my wjeżdżali w bok. Tylko, że tam ci już nie było. Droga, po stronie nie widzisz, jak są na przykład zapalenia. Gdzie? Tak wygląda. Dovrebbe aver finito, Ada. Alvin, l'ho provato dall'alto. Alvin, abbiamo fatto la sfida. Esatto. Adesso tira fuori il telefono che diamo i voti alla Starby Raptor che è tornata. Sei pronto, Alvin? Sono Hai messo il pronto. codice di sblocco? Sono pronto. Da fondo campo. 8,5. Pallonetti. 7. Arete. 7,5. Controllo. 8,5. Maneggevolezza. 8. Uscita di palla. 6,5. Punto dolce. 8,5. Effetti. 8,5. Potenza. 7. Per 3. 7. Smash. 7. Vibora. 7,5. Rapporto qualità-prezzo a 240 euro? 6. Sì, 6 ci sta. Sì. Abbiamo dato i voti, abbiamo fatto tutto quanto, abbiamo fatto la sfida da Marsalam, questa era l'ultima racchetta che recensiamo da Marsalam, non so se nell'ordine sarà anche l'ultima, penso di no, ma è l'ultima che ho recensito e quindi adesso vi salutiamo E dal torniamo. Fantasia Resort. Ciao! Ciao.